Ciao, come farti cercare da lui? Molte donne hanno questo problema, no? Perché sono relazionate con uomini che non le cercano, oppure le cercano raramente. Allora, dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale, che il fatto che un uomo ti cerchi o non ti cerchi è legato al potenziale che tu hai nei suoi confronti. A meno che non agisca per strategia, ma questi sono casi abbastanza rari. Se un uomo ti cerca è perché tu hai del potenziale di seduzione nei suoi confronti. E ricordo il concetto di potenziale di seduzione, è quanto una persona è coinvolta con te. I livelli di potenziale di seduzione sono la simpatia, cioè una persona ti è simpatica, potenziale di seduzione basso, diciamo così, però un po' più che l'assenza. Diciamo che la base è l'indifferenza, no? Anzi, se vogliamo proprio essere precisi, partiamo da un potenziale negativo che è l'avversione. Poi potenziale zero, l'indifferenza, il vicino di casa, il panettiere, eccetera, eccetera, per fare un esempio, a meno che tu non sia innamorato del panettiere. Poi abbiamo la simpatia, l'empatia. L'empatia vuol dire già entrare in contatto profondo con una persona, capirne le sue emozioni. È un livello di potenziale che è già abbastanza alto. E poi abbiamo l'affinità elettiva. L'affinità elettiva è l'innamoramento vero e proprio, ed è il livello a cui bisognerebbe tendere, perché poi i livelli superiori non sono positivi, sono la simbiosi, e se sei in simbiosi con una persona ovviamente non, perdi la tua identità negativo, e poi addirittura al plagio, quando sei completamente, diciamo, succube, o lui è completamente succube di te, ma questo non importa, sono sempre situazioni negative da evitare, quindi troppo potenziale non è positivo. Quindi la via giusta di mezzo è l'affinità elettiva, in cui la persona è coinvolta, è innamorata, sta vivendo bene una relazione e ti cerca. Se tu sei in affinità elettiva con una persona, questa persona ti cerca. Quindi per farti cercare devi aumentare il tuo potenziale. E come fare ad aumentare il potenziale di coinvolgimento? Come fare a far innamorare? Quindi, usando un termine comune, un uomo. Beh, devi andare, come ho detto già in altri video, a stimolare la sua emotività. L'innamoramento non è collegato alla sessualità, l'innamoramento non è collegato all'attrazione fisica, anche se l'attrazione fisica è un'esca che tu puoi utilizzare per coinvolgere, per attrarre. Ma molti uomini si innamorano desiderando di fare l'amore e paradossalmente si disinnamorano un po' facendolo. Tu dici, ma allora non devo mai farlo? Sì che devi farlo, ma sempre un po' di meno e un po' dopo rispetto a quelle che sono le sue esigenze, perché altrimenti se tu nutri il pesce con l'esca senza mettere l'amo, perdi praticamente la possibilità perdi la possibilità di far innamorare una persona. Quindi quello che va fatto è quindi dare stimoli emotivi, andando a aprire quelli che sono i turbamenti che la persona vive. I turbamenti che la persona vive sono collegati, diciamo, alla, all'energia che questa persona ha accumulato in fase infantile e adolescenziale e sono collegati a questi elementi che sono la paura di essere rifiutato, la paura di essere abbandonato, la paura di essere giudicato male e la paura di essere considerato inefficiente come uomo che agisce nella vita o come maschio capace di interagire con una donna. Questi sono gli elementi
che vanno presi in considerazione e su cui tu devi agire indirettamente, provando a somministrare un po' di abbandono, provando a somministrare un po' di rifiuto, provando a farlo sentire inadeguato, quindi andando fondamentalmente a stimolare un po' di disistima e magari esprimendo qualche giudizio. Ovviamente le cose vanno fatte in modo graduale per capire quali di questi punti lo agganciano, quale di questi punti lo stimola, quale di questi punti fa sì che sia una persona che si coinvolge. Ecco, è importante riuscire a fare questo perché se tu riesci a capire esattamente dov'è il serbatoio delle emozioni a cui lui attinge, riuscirai ad aumentare il potenziale di seduzione. E come farai a capire che hai aumentato il potenziale di seduzione? Proprio perché lui ti cerca. Proprio perché lui ti cerca. La risposta sarà: mi cercherà più frequentemente. Se ti cerca più frequentemente significa che stai andando per il verso giusto, che hai aumentato il potenziale di seduzione. Quindi questo è la cartina tornasole, perché ovviamente tutte le cose devono essere misurabili e il fatto che ti cerchi è una misura del suo coinvolgimento. Poi il fatto che magari non ci sono situazioni che non vi potete vedere, questo è un altro discorso. La vita pone magari degli ostacoli, però una persona che cerca di superare gli ostacoli è una persona che comunque ha voglia, interesse, piacere anche solo di sentirti, di scriverti, di vederti. E per fare questo, appunto, devi andare a lavorare alla fonte. Non puoi andare a chiedere ma perché non mi cerchi, ma perché qua, ma perché là, otterresti il risultato opposto. Se segui questa strada vedrai che otterrai dei risultati positivi. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti a questo canale e al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.